Altra ventata di freschezza qui sul canale, amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona ed oggi vi mostro come ho realizzato questo fantastico lace shrug o per meglio dire coprispalle. In realtà l'avremmo chiamato coprispalle una volta, qualche tempo fa. Adesso con la generazione Z, con tutti i trend del periodo, lo possiamo chiamare benissimo maglione a collo alto, in questo caso super corto. Questo modello l'ho realizzato con la tecnica del top down, ma sappiate che si può realizzare anche con la tecnica a pannello. Però al momento vediamo la tecnica top down. Non è per niente complicato, secondo me anche le principianti possono sicuramente affrontare questo schema del tutto facile e veloce, tra l'altro. Anche per questo progetto quindi siamo in linea con i trend, con le tendenze del periodo. Per realizzarlo ho utilizzato all'incirca 300 grammi di misto cashmere che ho lavorato con l'uncinetto numero 5. Ho voluto dare un tocco pop con questa colorazione fucsia a questa tonalità di grigio. Sappiate che in realtà avevo pensato questo progetto in combo con un'altra lavorazione al di sotto, con un altro capo, nonché questa canottiera, infatti l'ho realizzata. Però una volta indossato il tutto, non so, c'era qualcosa che non mi convinceva. Uncinetto su uncinetto mi è sembrato un po' too much, quindi sono andata alla ricerca di una canotta da mettere al di sotto. Infatti sto indossando un body con uno scollo a V quasi a cuore, che secondo me si sposa benissimo con il taglio che ha questo maglione super corto, per cui vi consiglio di indossare al di sotto una canotta o una maglia o con scollo a barchetta o con scollo a V a cuore, perché questo valorizzerà di gran lunga il vostro décolleté, proprio come lo sta facendo con me, lo state vedendo indossato, lo avete visto anche in anteprima. E questo era tutto, io spero che il progetto vi piaccia, scatenatevi nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere anche cosa ne pensate della canotta indossata, se volete anche vedere il tutorial della canotta, magari ve lo rimando nel prossimo tutorial, insomma scatenatevi come sempre nei commenti. A questo punto vi riporto direttamente al tutorial di oggi, mi raccomando però devo ricordarti come sempre di iscriverti al canale, di attivare la campanellina per non perderti i prossimi contenuti e di seguirmi anche sui miei social. A questo punto sigla! Utilizzo il filato in 2 perché per i miei gusti è troppo sottile anche per il lavoro che devo fare. Parto con la realizzazione del collo un po' alto, ma non come quello che abbiamo fatto in precedenza. Faccio una serie di catenelle, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A partire dalla seconda sostituisco il primo mezzo punto con i due punti bassi e poi continuo a lavorare un mezzo punto in ciascun punto. Quindi sono 2, 3, 4, 5 e 9. Fatta la prima riga, continuo lavorando sempre un mezzo punto in ciascuno in costa dietro. Lavorazione semplice a costine. Quindi sostituisco sempre il mezzo punto con i due punti bassi e poi in ciascuna costina dietro continuo a lavorare un mezzo punto. E continuo in questo modo finché non raggiungo le dimensioni desiderate, quelle dimensioni giuste affinché una volta chiuso a cerchio il pannello passi attraverso la mia testa. Bene, ho terminato il mio lavoro a costine, in totale ho fatto 32 righe. Il mio lavoro misura esattamente 5 cm e mezzo per 46 cm. Adesso chiudo a cerchio questo lavoro, catenella fatta, giro e mi congiungo con l'altra estremità. Entro nella metà asola dietro e nella catenella iniziale e faccio un punto basso. Catenella successiva, punto successivo, sono 2, 3,
catenella e prima di continuare fate una prova. Se questo lavoro passa attraverso la vostra testa, allora potete procedere, altrimenti fate qualche riga in più. Lo stesso vale se dovete realizzare un capo per un bimbo o una bimba, regolatevi con questi centimetri. Andrò a rifinire questa zona. Inizio subito alternando un punto basso, 2 punti bassi. Entro nella riga successiva e lavoro un punto basso, mi lavoro anche la coda dietro. Riga successiva, 2 punti. Uno lo faccio nel primo punto e l'altro nel successivo. Riga successiva, 2 punti. Uno lo faccio nel primo punto e l'altro nel successivo. Riga successiva, un punto. Riga successiva, 2 punti. 1 e 2. 48esimo ed ultimo punto basso. Ho un numero pari di punti, quindi andrò a fare uno sprone quadrato. In questo modo suddivideremo i punti in parti uguali. Allora, qui ho la catenella che non conto come punto, vado direttamente nel primo punto basso e vado a chiudere il giro. Faccio una catenella, sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi e subito vado a fare l'aumento. Quindi ho 48 punti, dobbiamo realizzare parte dietro, davanti e le 2 maniche. Dopo aver fatto i 12 punti faccio la catenella di separazione, ma qui la faccio subito, così quando termino il giro mi chiudo e mi sposto direttamente al centro. Per cui primo punto alto, una catenella, prendo il filo e vado nel punto successivo e inizio a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12esimo ed ultimo punto. Quindi catenella, vado nel punto successivo e inizio la sequenza dei 12 punti alti. Una volta fatti, di nuovo catenella, insomma si ripete per 4 volte. Chiaramente alla fine già abbiamo fatto il 12esimo punto, per cui alla fine ne lavoreremo soltanto 11 e poi andremo a chiudere con il 12esimo. 11esimo punto alto più il 12esimo iniziale, come vi dicevo prima. Quindi chiudiamo il primo giro, punto alto, punto bassissimo, ci spostiamo direttamente nella catenella di separazione e iniziamo da qui. Quindi vado a sostituire il primo punto alto con i 2 punti bassi, casomai se preferite fate le 3 catenelle, catenella più un punto alto e inizio con l'aumento. Dalla taglia L in poi fate 2 punti, una catenella, 2 punti. Andrò a lavorare questi primi 12 punti come tutti gli altri, alternando punti alti in rilievo davanti e punti alti in rilievo dietro. Intanto lavoriamo quelli davanti. Prendo il filo, entro dal dietro verso il davanti e vado a lavorare in rilievo davanti il punto alto. 1, 2, 3 e 4. Gli altri 4 li lavoro in rilievo dietro. Questo significa che prendo sempre il filo, entro dal dentro verso il fuori, diciamo, chiudo le prime 2 e le altre 2. Quindi prendo il filo, entro da dietro, 1 e 2,
1, 2 e 3, chiudo le prime 2 e le altre 2 e lo faccio per l'ultima volta. Poi mi rimangono gli altri 4 punti, li lavoro in rilievo davanti, proprio come ho fatto all'inizio. 1, dal dentro verso il fuori, ok, dal davanti verso il dietro e di nuovo dal davanti verso il dietro. E questo sarà il modulo che dobbiamo ripetere per tutto il giro. Quando incontriamo ovviamente la catenella di separazione andiamo a fare l'aumento per far crescere il nostro maglione, quindi punto alto, catenella, punto alto. E da qui si riparte. 4 punti in rilievo davanti, 4 punti in rilievo dietro, 4 punti in rilievo davanti e così via per tutto il giro. Ultimo punto alto in rilievo davanti. Chiudiamo anche questo secondo giro. Entro nel primo punto alto, prendo il filo, punto bassissimo. Mi sposto sempre con un punto bassissimo nella catenella di separazione, mi alzo e vado a sostituire il primo punto alto con i 2 punti bassi. Faccio subito l'aumento, insomma, inizierò il giro sempre in questo modo. Adesso durante la seconda riga dobbiamo andare a lavorare dei punti alti in rilievo dietro dove ci sono quelli lavorati sul davanti, viceversa dall'altra parte. Nello stesso tempo aumentiamo sempre di un punto a destra e uno a sinistra perché facciamo gli aumenti. Chi invece fa 2 punti, catenella 2 punti, se ne ritrova 2 a destra e 2 a sinistra, aumenta di 4 punti. In questo caso andiamo a lavorare il punto che comunque dovremmo lavorare. Qui abbiamo quelli in rilievo davanti, ora li lavoriamo in rilievo dietro, quindi anche quello normale lo lavoreremo allo stesso modo. Prendo il filo, entro dal dietro verso il davanti e faccio il primo punto. Ripeto per i prossimi 4, 2, 3, 4 e 5. E quelli in rilievo dietro della riga precedente li lavoriamo in avanti, dal dietro verso il davanti, e quindi 1, 2, 3 e 4. Poi abbiamo quelli in rilievo davanti, per cui li lavoriamo in rilievo dietro. Prendo il punto alto da dietro praticamente perché è così e lavoro il primo di 5, il secondo, il terzo, il quarto e ovviamente anche il quinto, nonché l'aumento precedente. Quindi allo stesso modo, dal dentro verso il fuori, chiudo, chiudo. Quindi catenella di separazione, ripeto l'aumento, così il lavoro cresce. 1, 2 e 3. E questa sequenza che abbiamo fatto insieme la andiamo a ripetere sugli altri 3 lati. Questa sarà la texture del nostro maglioncino che poi sarà un po' corto, comunque poi vi farò vedere, o comunque già l'avete visto in anteprima. Insieme abbiamo fatto 3 giri, io continuerò per un po' di giri, man mano che vado avanti lo provo e vediamo un po' dove devo fermarmi. Intanto continuo con questo punto di lavorazione sempre allo stesso modo. Bene amiche ed amici, ho terminato parzialmente il lavoro, ho raggiunto tra virgolette le dimensioni che mi occorrevano. In totale ho fatto 13 giri, poi c'è il giro appunto basso, sono 14 per essere più precisi. Non ho raggiunto né il giro manica, la circonferenza del braccio, né la circonferenza del seno, perché per questo progetto non mi occorrono queste misure. A me importava arrivare giusto al torace, al mio torace, al di sopra del seno. Ho indossato il progetto e va più che bene, quindi andrò a chiudere questo sprone, ma nello stesso tempo devo realizzare tante catenelle quante
quante me ne occorrono per andare a sviluppare la circonferenza del mio braccio. Prima di continuare magari vi do anche i centimetri, quindi questi 13 giri corrispondono esattamente a 13,5, 14 con il giro a punto basso, mentre il giro manica è 13 centimetri, mentre da un angolo all'altro siamo a 28 centimetri. Ho terminato il mio 13° giro, ho chiuso con punto bassissimo, mi sposto sempre nell'angolo con un punto bassissimo, faccio una catenella e questa volta faccio un punto basso. Da qui partiranno 15 catenelle. 4, 5 e 15. Vado a congiungermi all'altro angolo. Queste 15 catenelle corrispondono nel mio caso a 10 centimetri e mezzo, quindi vi do tutti i riferimenti così anche voi potete seguire passo passo il tutorial. Vado a fare un punto basso nella catenella di separazione dell'altro angolo e chiudo il tutto, e questo sarà il mio giro manica, che ripeto già ho fatto la prova e per me va più che bene. Da adesso in poi vado a lavorare in ciascun punto sottostante un punto basso. In questo modo mi riporto esattamente dall'altra parte, nell'altro angolo, nell'altra catenella di separazione, ecco, per meglio dire. Penultimo punto basso, ultimo punto basso nella catenella di separazione e ripeto le 15 catenelle. 2 e 15, quindi mi congiungo all'altra catenella di separazione dall'altra parte, ho realizzato l'altra manica tra virgolette e poi da qui continuo proprio come ho fatto prima, vado a lavorare un punto basso in ciascun punto al di sotto. Nel frattempo praticamente sto andando a rifinire la parte davanti e dietro. Ho terminato il giro, quindi faccio l'ultimo punto basso nell'ultimo punto, ok, e poi qui ho il primo prima delle catenelle, ma vado a staccare il filo con un ago mi aiuto e vado a chiudere il giro in maniera invisibile. Entro nel primo punto, al centro dell'ultimo e voilà, vado a nascondere il filo in eccesso tra i punti come al solito e la prima parte del lavoro è così completa. Adesso posso occuparmi delle due maniche. Adesso la mia manica misurerà circa 17 cm, 16-17 cm, siamo lì, nonché 32-34 cm di circonferenza. Andiamo a realizzare la prima manica e mi aggancio esattamente nel punto basso che ho lavorato nella catenella di separazione. Subito dopo c'è la catenella. Mi inserisco al centro per non dilatare i punti e intanto mi aggancio con una catenella. Vado a sostituire il primo punto alto con i due punti bassi. Prendo il filo, entro nella prima catenella e lavoro un punto alto. Un punto alto, avevo fatto 15 catenelle, quindi saranno 15 punti alti. 15ª catenella, perfetto. Poi vado a lavorare l'altro punto alto nel punto basso, quindi al centro, proprio come ho fatto all'inizio quando mi sono agganciata. Ok, e poi ho la lavorazione dei punti alti in rilievo davanti o dietro. In questo caso nella riga precedente li ho lavorati sul davanti, quindi durante questa riga procedo sul dietro. Prendo il filo, entro dal dietro e inizio a lavorarmi i primi 17 punti, perché qui ne ho 17. Subito dopo ho i 4 punti lavorati in rilievo davanti, quindi seguo sempre la stessa trama di lavorazione precedente. Quindi 3, 17° punto in rilievo dietro, qui ho i 4 punti, due, 3, 4. Poi mi rimangono gli ultimi 17 punti in rilievo davanti, quindi li vado a lavorare in rilievo dietro e farò così per tutti i giri successivi. Ok, 17° punto,
e poi vado a chiudere il giro. Ho lavorato tutti i punti, quindi vado nel primo punto alto e chiudo a punto bassissimo. Ora durante il secondo giro devo andare a lavorare punti alti in rilievo davanti, perché al di sotto ho tutti i punti alti normali e voglio continuare la trama come vi dicevo prima. Intanto per alzarmi a punto alto vado a fare 3 catenelle che non sostituiscono alcun punto, mi servono giusto per andare a lavorare il punto alto in rilievo davanti. Quindi prendo il filo, entro e lavoro il primo punto. Quindi intanto continuo a lavorare tutti i punti alti normali in rilievo davanti. Quando arrivo nei punti alti in rilievo dietro, li lavoro sul davanti, sui 4 punti faccio al contrario e insomma continuo fino a terminare il giro. Ci vediamo nel terzo giro perché lì farò delle diminuzioni. Allora, ultimo punto del secondo giro, terminato. Chiudo sempre a punto bassissimo, non nella terza catenella perché non vale come punto, ma nel primo punto alto in rilievo davanti. Chiudo punto bassissimo. Ovviamente qui mi alzo sempre con le 3 catenelle e stavolta vado a fare un punto alto in rilievo dietro. Quindi entro dal dietro e faccio il primo punto. Poi andrò a fare 7 diminuzioni. Come fare le diminuzioni a punto alto in rilievo dietro? Allo stesso modo di come le facciamo in maniera normale. Allora, prendiamo il filo, entriamo sempre da dietro, prendiamo il filo e chiudiamo le prime 2. Ripetiamo l'operazione nel punto successivo. Chiudo le prime 2, 3 asole, chiudo tutto. Quindi prima diminuzione, dobbiamo farne altre 6. Perché sto diminuendo? Ecco, non ve lo stavo dicendo. Perché la mia manica è molto ampia, misura 18 cm e per mio gusto personale è troppo ampia, anche perché sto facendo la parte sopra un po' strettina, un po' succinta, no? Quindi voglio restringere il tutto. Facendo queste 7 diminuzioni, il giro manica da 18 passerà a 16, misure che per me vanno più che bene. Quindi continuo, faccio la seconda diminuzione, e la terza, ora faccio la settima e l'ultima, quindi 1 e 2 e chiudo tutto. Mi rimarrà l'ultimo punto dei 15 più il primissimo lavorato nel punto basso al di sotto. Li vado a lavorare in maniera normale. 1 e 2. Nel frattempo continuo a lavorare sempre dei punti alti in rilievo dietro, perché al di sotto nel giro precedente li ho lavorati in rilievo davanti. Poi al solito quando arrivo ai punti alti in rilievo davanti, ovvero quei 4 punti centrali, li lavoro in rilievo davanti. Insomma, e così via per tutto il giro. Ultimo punto. Ok, vado a chiudere sempre nel primo punto alto in rilievo dietro, giro numero 4, 3 catenelle, adesso vado a lavorare i punti alti in rilievo davanti. Vi mostro questo quarto giro perché andremo a lavorare i punti alti in rilievo davanti anche sulle diminuzioni effettuate. Non farò più diminuzioni perché già sono a 16 cm. Comunque ad ogni modo provate sempre il vostro capo. Io l'ho provato ripetutamente e prima di mostrarvi questo schema già avevo fatto delle prove sull'altra manica. Vedrete qualcosa di diverso, fra poco vi dico tutto, perché ovviamente non è che al primo colpo riesce il tutto, quindi per adattarlo alla taglia mi raccomando fate delle prove. Punto alto in rilievo sulla diminuzione al di sotto, non cambia nulla, bisogna entrare sempre allo stesso modo, solo che anziché prendere un punto ne prendiamo 2 già chiusi insieme.
Quindi procedo in questo modo, sono al quarto giro, continuerò con questo punto di lavorazione per altri 5 giri, nonché per un totale di 9. Guardate, qui già ho fatto la prima manica, ho interrotto la lavorazione perché mi devo agganciare con gli altri gomitoli che sto utilizzando per adesso sull'altra manica insieme a voi. Ora, a mio malincuore ho dovuto cambiare punto di lavorazione e quindi procedere a mezzo punto. Perché questa alternanza di punti alti in rilievo davanti e dietro mangia non poco filo, mangia molto filo, e siccome mi sono rimasti questi 2 gomitoli che sto impiegando per la prima manica, ho cambiato punto di lavorazione per riuscire in qualche modo a fare sia questa che la seconda manica con quello che mi rimane. Non sono certa di riuscire a farcela, casomai continuerò la lavorazione con l'altra variante, quindi sappiate che per fare questo progetto occorre tantissimo filato, davvero tantissimo. Poi tra l'altro io lo sto utilizzando a 2 capi. Ora, non so dirvi che quantitativo occorre per questo progetto, perché io sto utilizzando quello che ho a disposizione e per lo più mi sto anche arrangiando. Tenete in considerazione anche questo, io lo so, poi nei commenti mi scriverete quanto filo ci vuole e di qua e di là. Metto subito le mani avanti, non ve lo so dire, ma ce ne vuole un bel po'. Quindi dicevo, dopo aver fatto i 9 giri con il punto di lavorazione, dal 10° in poi continuerò a mezzo punto. È un passaggio che non vi mostro perché alla fine è facile. Ovviamente non farò più le 3 catenelle perché lavorerò il mezzo punto. Sostituisco il primo mezzo punto con i 2 punti bassi, lo sapete benissimo, e poi procedo a mezzo punto. Magari sarà superfluo, qualche principiante dirà: e qual è il mezzo punto? Te lo mostro subito. Il mezzo punto è questo: si prende il filo e si chiudono le 3 asole insieme. Filo, 3 asole insieme, filo, 3 asole insieme. Poi si chiude nel primo mezzo punto con punto bassissimo, quindi catenella, e si ricomincia. Quindi sostituisco il primo mezzo punto con i 2 punti bassi e poi procedo a mezzo punto. Ora io qui ho soltanto un capo, ma comunque vi sto facendo la dimostrazione. Io per adesso ho lavorato 13 giri che più o meno corrispondono a 13 cm, ancora devo lavorarne 23 cm per raggiungere la lunghezza della mia manica, anche se lì poi farò i polsini riprendendo la lavorazione del collo a mezzo punto. Bene, terminate le 2 maniche, in totale ho fatto 30 giri a mezzo punto alto. Vi ricordate che vi avevo detto che avrei cambiato punto di lavorazione perché quello usato in precedenza mangiava troppo filato. Per fortuna sono riuscita quantomeno a fare le 2 manichette. Una l'ho terminata, come notate ho giocato anche un po' col colore fucsia stesso, dando questo tocco pop alla manica così semplice a mezzo punto. Sono andata a realizzare queste noccioline, volendo si potrebbero realizzare sulla parte dietro. Intanto le ho realizzate soltanto qui, lo farò anche dall'altra parte e vi mostrerò come fare, è semplicissimo. Questi 30 giri a mezzo punto equivalgono a 29 cm, ma per raggiungere la lunghezza del mio braccio dovevo quantomeno ancora allungare la mia manica, no? E infatti ho fatto una lavorazione a costine con la seconda colorazione che riprende comunque il colore della canottiera e sono arrivata così a 44 cm, ma ricordiamoci che la lunghezza della mia manica inizia proprio dalla zona ascellare, quindi da qui fino alla manica abbiamo un totale di 53 cm. Anche qui fate delle prove per raggiungere più o meno la lunghezza del vostro braccio. Prima di tutto vi mostro velocemente la lavorazione delle noccioline perché è davvero semplicissimo. Possiamo fare un cappio per comodità e in un punto qualsiasi, non bisogna fare calcoli, ci inseriamo. Mi inserisco anche qui, tiro fuori il cappio e intanto faccio una catenella per bloccare il filo. Anzi, facciamo 2 e 3 catenelle. Fatto questo andiamo a prendere 10 volte il filo, nel senso che andiamo a fare 10 punti alti chiusi a metà. Quindi 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, e 10. Più punti prendiamo, ovviamente più pacioccosa sarà la nostra nocciolina. Avremo tutte queste asole sull'uncinetto, 11 asole, prendiamo il filo e chiudiamo tutto. Poi ci inseriamo di nuovo alla base, prendiamo il filo così, chiudiamo a punto bassissimo, catenella di sicurezza, tagliamo il filo. Se vogliamo possiamo fare anche dei nodini con il filato iniziale, 1 e 2. Ovviamente questo eccesso lo nascondiamo all'interno, però non in questo modo come sto facendo io. Una volta che abbiamo terminato tutte le noccioline, capovolgiamo la nostra manica, eccola qui. Prendiamo un ago e andiamo a nascondere il tutto all'interno. Quindi questa è la lavorazione che farò poi alla fine su tutta la manica. Riprendiamo il filo e vediamo adesso la lavorazione a costine, che è semplicissima. Vado a chiudere prendendo il secondo colore, quindi mi inserisco nell'ultimo punto, tiro fuori il cappio e inizio con la mia lavorazione. Quindi vado a lavorare in questo caso 26 catenelle, perché appunto mi mancano 14 centimetri. 2, 3, 4, 25, 26esima catenella. A partire dalla seconda ritorno indietro mezzo punto e come di consueto il primo lo vado a sostituire dai 2 punti bassi. Poi prendo il filo e lavorerò un mezzo punto in ciascuna catenella per un totale di 25 mezzi punti. 3, 25esimo mezzo punto. Ritorno sempre alla base da dove sono partita con le catenelle e vado a bloccare il tutto con un punto bassissimo. Vado nel punto successivo, 2, 3, 4, 5, catenella, giro leggermente il mio lavoro e vado a lavorare dei mezzi punti in costa dietro. Entro nel primo mezzo punto in costa e chiudo tutto. Terzo punto, quarto punto, sempre per un totale di 25. Quando arriviamo al termine della riga, catenella, giriamo il lavoro, sostituiamo il primo punto con i 2 punti bassi, si ritorna alla base, 5 punti bassissimi e così via, in righe di andata e di ritorno. Vedrete che con questi 5 punti bassissimi il giro manica stringerà un po', che è l'effetto che volevo io. Se volete invece la manica morbida così com'è, fate 2 punti bassissimi, vanno più che bene, 2-3. È anche molto carina la trama che si viene a creare lungo appunto il giro manica con queste maglie bassissime, insomma. Bene, ho terminato anche l'altra manica, già ho chiuso appunto bassissimo, però sfilo e vi mostro cosa ho fatto, ma è semplicissimo. Dopo aver fatto l'ultima riga a mezzo punto sono andata a chiudere appunto bassissimo, poi ho lavorato anche gli altri punti che avevo per un totale credo di 4, 2, ok, 3 e mi sono inserita nuovamente nel primissimo punto, 4. Poi ho fatto una catenella per riportarmi il filo di lavorazione all'esterno, ho pareggiato le 2 lavorazioni e ho cucito appunto bassissimo. Quindi primo punto, nonché catenella con la prima asola frontale, punto bassissimo, quindi 2 e 2. Potete fare anche con ago e filo, ma lo sapete che io ormai preferisco cucire o così o a punto basso.
ho gli ultimi 3, 1 e 2, 1 e 2 e gli ultimi punti, 1 e 2. Catenella di sicurezza, posso staccare il filato che già avevo comunque tagliato e vado a portarmi all'interno ovviamente il filo in eccesso, blocco con un nodo al solito. E voilà, ho completato la prima parte del set. Per completare il set del tutto dobbiamo andare a realizzare la canotta che andrà al di sotto. Che dire, molto 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 grazioso. Che ne dite? Nel frattempo, come avete visto, ho completato anche l'altra manica andando a realizzare delle noccioline. Ne ho realizzate in tutto 11 su una manica, 11 sull'altra manica. E questo poi sarà il risultato, troppo troppo graziosa. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo primissimo tutorial di questa settimana. Io spero che il progetto, questo maglione super corto vi sia piaciuto, io spero che lo replichiate per le vostre figlie, nipoti, anche per voi stesse. Lo potrete adattare alla vostra taglia, certamente lo potrete fare anche più lungo, fino alla lunghezza desiderata, se così corto non vi piace. Insomma, avete uno spunto da cui partire sicuramente. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti, mi raccomando scatenatevi, sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate. Io a questo punto vi ringrazio per l'attenzione, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, quindi mi raccomando iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perderti i prossimi contenuti e seguimi anche sui miei social. Grazie per l'attenzione, un bacino a tutti!